Quando il tuo sito funziona bene? Quando è in grado di portarti nuovi clienti. Per ciò che questo avvenga, devi fare due cose: guardare questo video e applicare le regole della CRO, ossia della Conversion Rate Optimization. Parliamo di come aumentare i risultati del tuo sito. La differenza la fanno i dettagli. Quando si parla di marketing online non c'è affermazione più corretta. Pensa che un pulsante più alto di pochi pixel o addirittura un colore un po' più scuro possono fare la differenza tra un utente che acquista o uno che lascia il tuo sito. Già, elementi come il tempo di caricamento della pagina, la posizione del titolo, la struttura del menu e così via sono nella maggior parte dei casi considerati poco rilevanti, mentre imprenditori e marketer si concentrano di più sul prodotto e sulle campagne promozionali. Niente di più sbagliato, elementi di questo tipo sono invece fondamentali e incidono direttamente sui risultati ottenuti. Per darti un'idea, chi usa metodi di CRO ottiene in media il 220% di conversioni in più rispetto al contrario a chi non applica continuamente metodi di ottimizzazione. In pratica non utilizzare la CRO è come investire tantissimo tempo per portare persone in negozio e poi non interessarsi dell'accoglienza, di cosa succede dopo che sono entrati dalla porta, sperando semplicemente che comprino da soli i nostri prodotti sparsi qua e là in negozio. Prima di passare agli elementi chiave della CRO, facciamo un passo indietro. Se ricordi, abbiamo già spiegato la definizione di Conversion Rate Optimization in un altro video dedicato. Si tratta dell'arte di migliorare la percentuale di visitatori di una pagina web che compie l'azione obiettivo per cui la pagina è stata creata, che sia l'acquisto di un prodotto, la richiesta di contatto o il download di un contenuto. La CRO si basa su 4 fasi. Prima di tutto l'analisi dei dati qualitativi e quantitativi del sito, quindi la creazione di ipotesi su quali modifiche potrebbero portare a miglioramenti, quindi l'avvio di test e poi l'apprendimento per vedere se i test hanno funzionato. La chiave di volta di tutto il processo e che ovviamente determina se la CRO funzionerà oppure no è riuscire a capire, grazie ai dati ovviamente, dove si trovano i colli di bottiglia sul tuo sito, ovvero quei punti in cui perdi la maggior parte dei visitatori. In particolare devi sapere rispondere a domande come: ma perché questa pagina non sta convertendo? Perché gli utenti non stanno acquistando? Cosa li sta bloccando? Cosa rende poco fluido il loro percorso d'acquisto? In quale pagina escono? Sulla home o nel carrello? Solo dopo aver capito i reali punti di frizione puoi procedere a fare ipotesi di miglioramento e quindi a fare gli split test, altrimenti rischi di migliorare qualcosa che magari sta già funzionando e al contrario fare qualcosa che è assolutamente irrilevante. Quindi, come avrai capito, non esistono delle azioni di miglioramento per la CRO che siano fisse e uguali per tutti, ma le ipotesi variano da sito a sito in base all'analisi dei dati. In generale si individuano però delle best practice, degli elementi che possono incidere sui risultati e che quindi puoi prendere in considerazione quando stai cercando di risolvere il tuo collo di bottiglia. Vediamoli insieme. Partiamo innanzitutto dalla headline, ossia il titolo principale che introduce al visitatore l'argomento che tratta la pagina. Deve essere posizionata ben in vista al caricamento della pagina e deve vendere la voglia di proseguire nella lettura di tutto il resto della pagina. Deve essere coerente rispetto all'intero percorso di navigazione che parte dagli annunci pubblicitari fino alla pagina in cui ci lascerai i suoi dati. Attenzione quindi al cosiddetto above the folder. Si tratta dell'area che l'utente vede al caricamento. Per sfruttarla al meglio è consigliato non occuparla tutta con la fascia della headline, ma di fare intravedere già il secondo contenuto per attirare chi non fosse stato catturato dal primo, spingendolo a scendere di più nella lettura. Inserire dei video esplicativi in questa seconda fascia è consigliato per permettere all'utente di approfondire subito il contenuto. È importantissimo quindi mettere bene in evidenza le cosiddette call to action, ovvero quei pulsanti che invitano gli utenti a compiere le azioni che abbiamo definito come obiettivo. Mettere ad esempio il pulsante acquista in un colore poco evidente o non far visualizzare in modo chiaro ad esempio il pulsante contattaci ora possono essere davvero degli errori fatali. Quindi a questo punto chiediti sempre: ma se un utente scrollasse la pagina in modo distratto, capirebbe davvero cosa fare e soprattutto sarebbe davvero invogliato a cliccare sulle nostre call to action? Proseguendo, fattori di miglioramento riguardano la struttura dei contenuti e il menu di navigazione, che non deve confondere con troppe voci. In caso di e-commerce, nella sezione listing di presentazione dei prodotti sono utili le sezioni promozioni nuovi arrivi. Inoltre la sezione trust con le recensioni positive può fare la differenza se posizionata in primo piano e non in
in fondo alla pagina. Nelle cosiddette pagine prodotto, che presentano in dettaglio prodotti e servizi, attenzione a elementi come la qualità e la quantità delle immagini, la comparazione con prodotti simili, la presenza di video esplicativi e così via. La fase più critica del percorso d'acquisto è quella tra il carrello e la checkout page. In questa fase l'utente va a inserire i dati di pagamento e qui l'ottimizzazione deve essere davvero maniacale. Infatti qualsiasi elemento grafico testuale, se mal strutturato, può far scappare il potenziale cliente e rendere davvero vani tutti gli sforzi che abbiamo fatto per portarlo fin qui. Attenzione quindi ad ogni elemento, dai testi rassicuranti sull'affidabilità del sistema di pagamento fino ai campi che abbiamo a disposizione da far compilare, che non devono essere né troppi né troppo pochi. Andiamo a lavorare sui colori, sui pulsanti e tanto altro. Quindi la risposta è test, test, test. La lista potrebbe essere molto più lunga perché gli elementi da migliorare sono virtualmente infiniti. Penso che anche Amazon stessa effettua test quotidiani alla sua piattaforma per migliorare i tassi di acquisto di decimi percentuali. Come fare quindi per non perdersi? Dedica la maggior parte di tempo alla prima fase di analisi dei dati e poi concentrati al 100% sui test che possono davvero fare la differenza. Se ti è piaciuto questo video e vuoi ricevere sempre nuovi suggerimenti su come migliorare il tuo business, allora seguici sui nostri social, iscriviti al nostro canale YouTube e ricorda Think Big Data.